Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Oggi vi voglio presentare, come viene chiamata ora, una stazione di energia portatile, praticamente un inverter con la batteria interna. Ce n'è di vari modelli, io me ne sono scelto uno piccolo da 400 watt, leggero, portatile, che può fare, diciamo, al caso mio. Comunque poi ovviamente ognuno lo sceglierà se diciamo gli interessa per le caratteristiche che vuole lui. Comunque insieme io vorrei testare questo qui e vedere se le caratteristiche che danno sono effettivamente quelle che sono sulla carta, in maniera da non ragionare solamente oddio ci attacco il telefono, oddio ci attacco questo qui, guardate quanta roba tiene, ma se la forma d'onda è veramente sinusoidale, se la frequenza che esce è quella giusta, se mantiene la stabilizzazione di tensione al variare del carico mettendoci un carico. Sicché vorrei vedere queste belle cose qui. E pertanto continuate a vedere questo video e guardate anche questa volta quello che combino per voi. Allora, questa, come la chiamano ora, è la stazione portabile a 220. Praticamente è, diciamo, chiamiamolo un generatore allo stato solido che eroga 230 volt. È un inverter, praticamente con la batteria incorporata, se vogliamo andare terra terra. È un bel apparecchio, praticamente, che io era tanto che me ne serviva uno e che insomma però non lo prendevo. E è 400 watt di uscita, onda sinusoidale, e ha una batteria a 250 watt/ora. Questo che vuol dire? Che se la alimentiamo con una lampada, per dire con un carico qualsiasi da 50 watt, dura 5 ore e via discorrendo se caliamo il carico. C'ha le uscite per la ricarica di un telefono, o alcuni computer hanno l'USB-C per la ricarica di computer, ovviamente si accendono e si spengono a parte. C'è una presa a 12 volt se dovesse servire una presa a 12 volt per qualsiasi scopo, c'è, e anche questa si attiva o si disattiva, e la presa a 220. E poi cosa abbiamo? Ve lo stacco un attimo, ve lo faccio vedere. Allora, da questa parte, vediamo se inquadro bene, questa parte è quella per la ricarica praticamente. Qui ci va la ricarica ovviamente a 220, a 230 ora, comunque diciamo come una volta a 220, la ricarica da rete luce, e qui c'è la ricarica. O ci possiamo attaccare un pannello solare che eroga fino a un massimo di 30 volt, cioè che eroga minimo 11,5, massimo 30 volt, 120 watt, o possiamo ricaricarlo dalla batteria della macchina o anche di un camion, perché ovviamente funziona da 11 volt e mezzo fino a 30 volt. Che da 11 volt e mezzo fino a 30 volt abbiamo la ricarica. E ci viene fornito il cavo, ora ve lo faccio vedere. Allora, questo è il cavo che viene fornito. Qui c'è l'ingresso che va direttamente per ricaricare sulla stazione, e qua c'è praticamente, cioè ho detto male, qui c'è, questa è l'uscita ovviamente che va alla stazione, va collegato allo spinotto della stazione, e qua è già collegato così perché qua ci vanno eventualmente due pannelli solari, sicché se uno lo volesse usare con la macchina o fa un cavettino, è semplice, un cavettino diciamo di ricarica così, e dall'altra parte magari ci mette la presa dell'accendisigari, o mette direttamente la presa dell'accendisigari qui, o due coccodrilli se lo vuole attaccare alla batteria. Comunque questo qui è già pronto per un pannello solare, perché ovviamente con un pannello solare abbiamo non più autonomia, ma abbiamo, come si dice, siamo più liberi ovviamente. Ora io lo proverei insieme con voi, lo proverei perché guardiamo le funzioni che fa, guardiamo se quello che dice le caratteristiche sono valide, come si dice, è compagnia cantante, perché sono curioso anch'io. Una cosa importante per me ovviamente
per chi sa le lingue lo può leggere anche in turcomanno, ma per me che diciamo preferisco l'italiano, solo diciamo come lingua ovviamente, abbiamo il vantaggio che le istruzioni finalmente sono anche in italiano. Eccole qua. Le istruzioni sono in italiano. Ora c'è qualche leggero svarione, ma dice poco, diciamo, ecco. Si capisce, tipo qui è rimasto in spagnolo, introducio de producto, ma si capisce, il resto è tutto in italiano, comunque sia. Qui c'è rimasto così in spagnolo, ma tutto il resto è in italiano e si capisce bene, c'è tutte le caratteristiche, c'è come usarlo e è tutto. Questo apparecchio qui è dotato anche di una lampada, alle volte magari potrebbe far comodo, ve lo dico subito così non ci pensiamo più, che se non mi sbaglio lampeggia anche e chiaramente si può anche spengere perché avrebbe già dato noia per quello che mi riguarda. Allora vi inquadro il display un attimo. Allora comandi qui un attimo sul frontale che è messa diciamo la telecamera così si vedono meglio. L'interruttore per questa presa qui sono interruttori fatti a pulsante, interruttore sempre a pulsanti, lo stacco o lo attacco, ora l'ho attaccato e viene qui il simbolino, poi ve lo inquadro da vicino, per questa presa qui. E la stessa cosa, questo è quello generale, si accende e si spenge tutta la stazione di qui. Vediamo se la riaccendo, va premuto un attimino, l'ho aperto qui con voi. E questo qui per alimentare queste prese qui, sì o no, in maniera che dall'interruttore, anche se c'è delle cose attaccate, lo possiamo spengere. Il tutto ce lo indica il display. Ve lo inquadro, ovviamente come al solito ci saranno dei riflessi perché sono estremamente lucidi e io non sono un registraprovetto. Allora, quando è spento, ve lo spengo un attimo. Ovviamente è spento, e quello non ci piove. Se lo accendo, dice che la batteria è al 100%, qui dà il consumo e qui dà i watt in ingresso, perché si può usare con la presa, sfruttando la presa 220 che è qui, ora non la vedete perché è quella lì accanto, si può usare anche come gruppo di continuità. Interviene in un tempo di un gruppo di continuità, sicché se abbiamo un computer, qualcosa anche di quelli vecchi, diciamo un desktop, non si spengerà e rimarrà attivo, o qualsiasi altra cosa che ha bisogno del gruppo di continuità. Poi, se io lo metto sotto carica, lui ovviamente dice che è sotto carica con questa simbolino qui, che è una spina praticamente. Dice che la batteria è al 100% e qui quando si va a consumare dice le ore che rimangono. Ora qui segna 99 ore perché ovviamente non c'è niente, diciamo, di attaccato. Se io, ipotesi, ci attacco qualcosa, ora ci attacco, cioè sto attaccando una lampada e attiverò l'uscita. Ecco, io ho attivato, ci ho messo ora un faro a LED grosso da 50 watt che illumina qui. Praticamente lui cosa mi sta dicendo? Mi sta dicendo che sta lavorando come UPS. Si è accesa la spiettina UPS perché io ci ho attaccato un carico sull'uscita, ma ho anche alimentato il gruppo. Diciamo, sicché in questa maniera qui lui mi dice che funziona come UPS. Se io ora stacco l'alimentazione di ricarica, praticamente come vedete è cambiato, è rimasto tutto acceso, mi dice che i 46 watt le sto consumando dalla presa in uscita e mi dà una stima di 4 ore circa. In realtà indicava 5, però subito dopo mi segna 4 perché ovviamente sono leggermente meno di 5 e comunque sia
è a 2 cifre e non è che mi può indicare 4 ore e mezzo o 4, oppure indicherà 3 e quello che e via discorrendo, diciamo. Se io riattacco l'alimentazione, mi si riaccende la spia UPS e sicché funziona anche in questa maniera qui. Ora stacco un attimino il carico, sicché stacco la presa e vi voglio inquadrare una presa. Ecco, l'unica cosa a cui diciamo mi piace un po' meno è la presa. La presa non ha niente di tecnico che non funziona, però se vedete è una presa adatta a ospitare un asciugo. Non so se sto inquadrando l'asciugo perché sono... Eccolo qua. Questo è l'asciugo e questa è l'asciugo. Allora, un asciugo ce la metto bene e non c'è nessun problema, ovviamente. C'è la suppressa di terra, che ovviamente funziona solamente la terra quando è collegata alla rete luce, perché se no... E ci posso anche attaccare, vediamo un po', mi si era spenta la videocamera, sono proprio un branato. Vabbè, dicevo, e ci posso attaccare anche una spina normale senza la terra, ovviamente. Per esempio, per ricaricare un computer, tanti non hanno una spina normale, un qualsiasi apparecchio che è senza terra. Se è una spina tradizionale di quelle italiane, cioè con la terra nel mezzo, non ce la posso mettere, allora mi ci vuole un adattatore. Questa è l'unica noia. Vi spiego meglio, perché poi dite che non mi spiego e avete ragione anche. Se dovete metterci una spina così non ci va, però un asciugo o una spina a 2 ci va. Ovviamente in quella presa lì ci vanno anche tutte le prese, diciamo, degli alimentatori tradizionali. Vediamo, eccolo qua. E come si dice, compagnia cantante. Allora, io ora vorrei vedere con voi, visto che siamo non solo utilizzatori ma anche tecnici, la maggior parte che mi segue è un tecnico. Intanto volevo vedere cosa mi dice. Allora, la prima cosa che faccio è ora stacco l'alimentazione a 220, cioè non lo faccio ricaricare. Ecco, ora è staccato e poi mettiamo che io ho da ricaricare il cellulare. C'ho da ricaricare il cellulare, lo metto su questa presa qui, ora è spenta, vedete non segna niente, il cellulare non segna la carica, se è solo mosso ora perché si è acceso perché l'ho mosso. Se io premo questo interruttore qui che si attiva, il cellulare mi va sotto carica, mi segna che sta caricando e lui mi dice che sta consumando praticamente 6 watt e mi dice che con questo cellulare acceso dovrei avere un'autonomia di 16 ore, se non sto interpretando male, di 16-17 ore. E questo è quanto. Se io invece attacco solamente il faretto, ora è staccato, questa qui la possiamo anche spengere. Se io attacco il mio faretto da 50 watt, ovviamente ci posso attaccare un amplificatore, qualsiasi cosa. Lui mi dice che ci avrò un'autonomia di 4 ore e rotti, diciamo, è stato un attimo a 5, poi è sceso a 4, diciamo. A conti fatti almeno 4 ore e mezza dovrebbe tenermelo a 50 watt. Ora io vi inquadrerei un attimo, lui sta lavorando così, vi inquadro il tester. Lo devo mettere ovviamente di traverso per via dei riflessi. Poi un giorno imparerò come si fa a fare le riprese senza riflessi. Comunque mi sta dicendo ora a vuoto che sta uscendo 232 volt con una frequenza di 50 Hz. Se io l'alimento a rete luce mi cambia leggermente perché lui mi fa praticamente transitare direttamente
la rete luce sull'uscita, sicché non saranno più 230 volt, ma saranno 225 a 224 e compagnia cantante, a seconda di come mi varia la rete luce. E anche la frequenza non è più 50 Hz spaccati, ma sono 49 e 97, poca roba di differenza. Allora, ora stacco l'alimentazione, stiamo andando solo con lui usato come gruppo di continuità, sono 232 volt circa, nominali 230. Se io attacco, ora io attaccherò questa spina qui che illumina il faretto, l'attacco qui. Ovviamente vi dovete fidare che io l'attacco e vediamo inquadrando il tester se c'è qualche cosa, qualche variazione. In questo momento è staccato, inserisco la spina, se è illuminata anche, 50 Hz rimasto e diciamo 232 volt di tensione in uscita. Ora volevo vedere se la forma d'onda è perfettamente sinusoidale. Ho messo, per fare questa prova qui, quella lì al contrario è una sonda differenziale che ora alimenterò. L'alimento e qui vedete due pulsanti, uno è 50x, uno è 500x. L'ho messo su 500x, stiamo lavorando con la 220 e per, diciamo, isolare l'oscilloscopio ci vuole appunto una sonda differenziale. Vi inquadro l'oscilloscopio e la forma d'onda che sta uscendo, come vedete, è bella sinusoidale e ci abbiamo un carico. Se io stacco il carico rimane, ovviamente non fa nessun niente, diciamo in Toscana così volgarmente si direbbe non fa pio. Non è volgare, ma è per dire volgarmente così in dialetto terra terra. Ecco, riaccendo il carico. Ora vi volevo far vedere una cosa. Questa forma d'onda sinusoidale è molto bella, tant'è vero che io ora attacco la rete luce, l'attacco direttamente e verrà alimentato come UPS. Ecco, avete visto questa leggera deformazione dell'onda. Siccome, ripeto, chi ha visto dov'è il laboratorio non è proprio in centro, diciamo, siamo in una zona marginale di montagna, anche la corrente ha delle variazioni e non è proprio perfettamente sinusoidale, vedete? È un pochino squadrata, diciamo, la sinusoide in cima. E praticamente, ora l'ho staccato l'alimentazione del gruppo, è più bella la sinusoide che esce da questo gruppettino di continuità. Mentre stiamo parlando, diciamo, a cosa può servire questo apparecchio qui. Diciamo, se uno va in campeggio, in qualche posto, questo qui è veramente leggero, se lo porta dietro bene, dice vabbè, vado là, lavoro all'aperto, oggi c'è un giorno, vado, che ne so, sul fiume, vado in un prato, lavoro da lì con il computer, se lo può portare via, ovviamente ha tutto il tempo di ricaricare, di far andare il computer con la luce, con la corrente che fornirà questo e magari si può fare, diciamo, anche un caffè. Ovviamente questo è piccolo, per gli usi che devo farne io è più che sufficienti, ma ci sono anche, se uno vuole, molto più grossi. È chiaro, non si può pretendere da un oggetto così che mandi 3000 watt e che duri 10 ore, perché ovviamente sarebbe come pretendere di comprare una 500 e andarci in 10 persone o in 9 persone come in un pulmino, quello perché magari c'è sempre qualche furbo che dirà ma è piccolino, mi dura 5 ore, io che ci faccio? Comunque qui accanto c'è un bollilatte, diciamo un bolli acqua, quello che è, poi lo porta fino a 100 gradi. Può andare bene per fare il tè, può andare bene
qualsiasi cosa. C'avevo questo, consuma 300 watt, ovviamente ora è spento qui. Io l'accendo un attimo e aspettiamo che bolla. Ora è spento, gli do la via, se riesco. Eccolo. Ecco fatto. Ora si sta partendo da 36 gradi e va su. Dovrebbe portarlo all'ebollizione e lo lasciamo lì. E ci sta dicendo il gruppo. Allora, questo, vedete, sta salendo la temperatura, diciamo. Se io mi voglio fare un caffè è più che sufficiente. Poi il gruppettino lì, lo chiamo gruppettino, insomma la stazione, chiamiamola come vogliamo, è ancora al 97%, mi dice che sto consumando 310 watt e che se mantengo questo carico, diciamo, ne avrò per circa 37 minuti. Però se io vado col computer su un prato perché voglio lavorare di lì e devo caricare il telefono, devo far andare il computer, ovviamente mi basta e me ne avanza, non è che ci starò 2 giorni sul prato sotto sull'erba a lavorare col computer, magari passo una mezza giornata all'aperto, sicché è comodo, oppure uno va sul mare, stessa cosa, insomma. E voi non lo sentite il rumore, comunque lì sta andando. Questo qui è abbastanza rapido, quando è arrivato a 100 gradi ovviamente sarebbe pronto per fare il nostro tè o il nostro caffè, in questo caso solubile, ma ci sono anche delle piccole macchinette che fanno il caffè, che vanno così. Dopo si prova con un computer portatile quanto assorbe e quanto riusciremo a lavorarci. La temperatura è salita a 87 gradi, ha fatto presto, vi avvicino il microfono, vi faccio sentire che sta praticamente iniziando quasi a bollire, siamo a 90 gradi, è quasi pronto il nostro caffè e qui siamo ancora ovviamente all'89% di capacità, diciamo, della batteria. Sta uscendo anche un po' di fumo da lì sopra. Ovviamente può alimentare strumentazione, può alimentare quello che vogliamo. Ecco, siamo a 98 gradi, praticamente lui è pronto. Noi potremmo fare il nostro caffè solubile, ma non lo farò perché non ce l'ho. Comunque è pronto, 99 gradi, ha portato l'acqua all'ebollizione e diciamo, ecco, siamo all'88%. Non sta consumando più niente perché questo si è staccato. Ora lo tolgo e lo vado a buttare via per evitare l'acqua con le cose elettroniche, ci sta sempre male. Allora, se io ci attacco un computer, per esempio, per la ricarica di un computer, io ora attacco la spina qui, come prima, e poi, allora, ora ho la lampada attaccata sempre. Stacco la lampada e vado a attaccare il mio computer. Vediamo se non vi passo davanti. Qui c'è la spina del computer, l'attacco a quella ciabatta che c'era prima. Passo dietro, ovviamente, l'attacco. Ecco, ora in questo momento il computer è alimentato, però non stiamo consumando niente. Come mai? Perché l'alimentatore si è acceso, il computer è spento. Io accendo il computer e lui mi sta veramente consumando 11 watt, sicché mi sta dicendo che io con questo computer acceso posso lavorare ancora 7 ore. Se io ci metto anche il mio telefonino perché l'avevo scarico e accendo anche il telefonino, ovviamente ho ancora 4 ore, diciamo, di autonomia. Ovviamente mi sono fatto anche il mio caffè, probabilmente ne potrò fare anche 2, diciamo. Io ho passato quelle 3-4 ore, una mezza giornata al mare o
diciamo su un tavolo in campagna, in montagna, dove volete voi, e mi sono divertito e c'avevo la corrente dietro, in parole povere, cosa che fino a qualche anno fa sarebbe impensabile. Niente, io diciamo vi ho fatto vedere come funziona questo apparecchio, ripeto, era tanto che mi serviva. Una cosa importante, e lo riavvicino un attimo, dicevo, una cosa importante è che ovviamente alimenta qualsiasi apparecchio che arrivi fino a 400 watt. Non so se si supera 400 watt, se c'è un blocco, come non ho provato, non voglio nemmeno provare, perché per carità mi garba stare nelle specifiche. Comunque fino a 400 watt vuol dire che anche un piccolo trapano, oppure il caricabatterie di un trapano di quelli con la batteria praticamente, può essere ricaricato da questo, sicché questo magari uno deve fare dei lavori, si porta dietro una cosina del genere anche in una casa dove non c'è corrente e lavora lo stesso, oppure c'ha da fare qualche buco con un trapano fino a 400 watt, insomma, se consideriamo che 400 watt sta sempre acceso, questo qui dovrebbe stare acceso più di mezz'ora, per fare qualche buco lo fa. Io ci ho caricato, l'ho portato prima, ho fatto la prova, avevo il caricabatterie di quelli che avevo fatto io, sì, che è sempre caricabatterie lineari. Ci ho ricaricato nel garage, che non c'è corrente in quel garage lì, dove ho la moto e la Vespa. Ci ho ricaricato nel frattempo, l'ho portato giù ieri e ci ho ricaricato le batterie sia della moto che della Vespa. E praticamente, poi chiaramente l'ho rimessa sotto carica per fare questa prova qui, però la ricaricate tranquillamente e quando ho finito mi pare ci fosse ancora il 40 rotti per cento di carica, che può servire per un sacco di scopi. Come si dice, l'unico scoglio, l'unico ostacolo è la vostra fantasia. Allora, il video è finito, io sono soddisfatto, diciamo, del mio acquisto, le caratteristiche dichiarate praticamente sono quelle, è una bella cosa considerando, diciamo, in che mondo siamo e che viene spacciata una cosa per un'altra. Spero che anche a voi il video vi sia piaciuto, che abbiate capito più o meno come funziona uno di questi gruppi, chiamiamoli di continuità, insomma uno di questi inverter portatili con la batteria incorporata, e che il video vi sia servito a qualcosa. Se a qualcuno interessa, metto il link in descrizione dove ho preso l'apparecchio, in maniera che se gli interessa un apparecchio simile perlomeno lo può trovare, sicché metto il link in descrizione. Ovviamente se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, iscrivetevi al canale chi non l'avesse fatto, perché diciamo è un riconoscimento per i video che faccio appunto gratuitamente per voi. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!